Buongiorno amici, bentornati o benvenuti nel canale Segreti da Chef. Oggi andiamo a fare una ricetta americana, la New York Steak. Andiamo a vedere quali ingredienti ci servono. In America generalmente viene fatto con il filetto di manzo o con l'entrecôte. L'entrecôte sarebbe la parte interna della bistecca, dove c'è l'osso, per intenderci. La fiorentina, osso T, da una parte filetto, dall'altra parte l'entrecôte. Io invece l'ho voluta fare con questo pezzo di carne. La punta difesa del manzo. Generalmente con questo pezzo di carne qua si fa la tagliata. Poi ci servirà il sale, l'aglio in polvere, il timo, sarebbe stato meglio quello fresco ma purtroppo non l'ho trovato, lo scalogno e un po' di pepe. Poi ovviamente altri ingredienti che vi svelerò più avanti per fare una salsina ai funghi e un po' di contorno da mettere come accompagnamento nel piatto. Procediamo con la preparazione. Quindi la prima cosa da fare sarà andare a mettere in temperatura il runner 54 gradi per 2 ore e 30 e avviamo il preriscaldamento. Iniziamo col pulire il pezzo di carne, la membrana esterna, e da questo po' di grasso che c'è vicino alla membrana. Facciamo in questo modo. Poi, come detto, andremo a fare una salsina per accompagnare questa New York Steak e andremo a fare una salsina d'accompagnamento ai funghi. Voglio farli un po' di funghi, li voglio lasciare interi come contorno, e alcuni che ho preso dei champignon scuri e alcuni li voglio cuocere e fare appunto la salsina con l'aggiunta di un po' di porcini per dargli un sapore un pochettino più delicato, più nostrano. Togliamo anche questa, giriamo dall'altra parte e gli togliamo anche questa membrana. Togliamo anche questa copertura qua, questo buttiamo via e andiamo a tagliare questa nostra fesa. Mi raccomando, guardate sempre la parte del taglio, altrimenti se la tagliate dalla parte contraria diventa dura. Quindi sempre dalla parte della controvena lo dovete dare, perché questa qua sarebbe la vena della carne e questa sarebbe controvena e rimane più morbida tagliandola così. Questa è la ricetta per 4 persone. Cerchiamo di tagliare 4 persone, ho preso 650 grammi di carne. Essendo nella punta così, questo rimarrebbe un pochettino piccolo, però questi qua gli ho fatto la taglio più alto, più erto, perché quando lo andiamo a tagliare vengono i pezzi più belli quando è cotta che lo andiamo a tagliare. Quindi in questo caso qua questo è più piccolo, ma lo vado a tagliare lo stesso questa dimensione qua per avere le dimensioni tutte uguali, per dare la cottura omogenea. Adesso andiamo a condire un po', gli mettiamo un po' di sale, non esageriamo, che facciamo sempre in tempo ad aggiungerlo dopo. Gli mettiamo un po' di pepe, gli aggiungiamo un po' di aglio in polvere, anche questo qua poco, lo metto nella mano per farvi vedere che ne va veramente poco. Poi gli aggiungiamo un po' di timo. Ecco qua. Per questa cottura qua gli voglio andare ad aggiungere il burro invece dell'olio, dei pezzettini di burro messi sopra così. Andiamo a aprire i sacchetti sottovuoto, come sempre li giriamo per avere una chiusura perfetta. Per questi pezzi di carne mi bastano 3 sacchetti di questa dimensione qua. Andiamo a inserire i pezzi di carne, così, ma aspettiamo a chiudere perché voglio aggiungere lo scalogno e un po' di prezzemolo.
gliela aggiungiamo così. Lo scalogno lo andiamo a pulire, lo lasciamo intero aggiungendolo al sacchetto sottovuoto. Questo scalogno serve sia per dare il sapore, io uso lo scalogno in questo caso perché è una via di mezzo tra la cipolla e l'aglio, e quindi non è né troppo forte di cipolla né troppo forte di aglio. Lo lascio intero perché dopo lo voglio utilizzare anche come guarnizione nel piatto, per andare a guarnire il piatto. E nello stesso tempo, cuocendolo con il pezzo di carne al runner, prende anche il sapore della carne e viene più squisito, più buono. Bene, rigiriamo i sacchetti in questo modo come sempre. E li vado a chiudere sottovuoto. Sacchetti sottovuoto fatti, controlliamo la chiusura, che sia fatta bene, che non ci siano pieghe, che sia chiuso sottovuoto bene. Il runner era già arrivato a temperatura, quindi l'ho spento un attimo, ora è ritornato a temperatura di cottura, sono partite le 2 ore e mezza, quindi immergiamo e facciamo cuocere per 2 ore e mezza. E lo mettiamo qua da una parte. Nel frattempo andiamo a fare i contorni, la salsina con i funghi. Di contorno per questa ricetta ho pensato di fare dei peperoni con l'uva sultanina, la cipolla, il pomodoro e l'uva sultanina. Un po' di funghetti interi champignon, quindi per intenderci questi, che li ho già puliti. Adesso li vado a sfumare nella fiamma. Una parte me li tengo, che li vado a cuocere con questi porcini, e per dargli anche un po' di sapore americano gli vado ad aggiungere anche un po' di pancetta. Loro solitamente mettono quella affumicata, a me non piace molto e quindi metto della pancetta semplice. Poi, come ho detto, dei peperoni rossi, la cipolla, i pomodori, ho preso dei datterini e l'uva sultanina. Prima di tutto mettiamo su i funghi interi per metterli in accompagnamento. Dopodiché andiamo a mettere su i funghi per fare la cremina e infine andiamo a mettere su il contorno, i peperoni. Mi dimenticavo, voglio mettere anche delle patate novelle. Le patate novelle che semplicemente le vado a condire con un po' di sale, un po' di pepe, un po' di aglio secco, poca roba, e un po' di olio, e li andiamo a cuocere al forno a 200 gradi. Teniamo da una parte i funghi più grossi per fare la cremina, mentre quelli più piccoli li teniamo per farlo di presentazione alla nostra New York Steak. Cominciamo con accendere la piastra a induzione per andare a cuocere i funghi interi come guarnizione. Quindi le mettiamo a 5, aggiungiamo un goccino d'olio, non troppo, mettiamo un pochettino la fiamma in modo che comincia a soffriggere l'olio, poi la abbassiamo a 5, qui che la fiamma è il calore della piastra. Comincia a soffriggere, mettiamo giù i funghi, gli aggiungiamo un po' di sale e gli mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere a una temperatura più bassa. Rimettiamo a 5. Quindi a questo punto abbiamo le patate in forno e servono come presentazione per il piatto. I funghi interi su a cuocere nella piastra a induzione e servono anche questi come presentazione per il piatto. Andiamo a cominciare a fare la salsa, i funghi d'accompagnamento per il nostro New York Steak. La prima cosa da fare per cominciare a fare la salsa, tagliamo tutti i funghi a filetti, tipo per fare i trifolati. Io prendo questi come funghi champignon perché mi sanno più saporiti, un pochettino più buoni. Però voi potete prendere anche gli champignon normali. Fatemi sapere nei commenti qua sotto se voi l'avete mai assaggiata la New York Steak, se siete mai andati in America. Quando ci sono andato l'anno scorso l'ho assaggiata e devo dire che è buona, ma le salse d'accompagnamento che usano gli americani sono veramente molto forti. Loro ad esempio tutte le salsine ci aggiungono la panna. A me l'aggiunta di panna non piace, preferisco lasciare tutto al naturale. La panna secondo me serve molto per coprire i sapori, per coprire
le cose non fresche o chi non è capace a legare. Sì, può essere un aiuto, a me personalmente non piace, però se a voi piace, una volta che sono cotti tutti i funghi, che avete terminato la cottura dei funghi, quando la andrete a frullare nel blender per renderla cremina, potete aggiungere la panna. I funghi trifolati li abbiamo tagliati, li rimettiamo nella sua scatolina. Ovviamente i funghi li avevo già lavati prima. Adesso faccio tutti i tagli, tutte le preparazioni, poi ci spostiamo nella cottura. Guardiamo se anche i porcini si sono scongelati, sì. Quindi tagliamo anche i porcini. Ecco qua. Ovviamente il sughetto che è rimasto nel contenitore dei funghi scongelati lo andiamo a inserire dentro perché tutte cose preziose. Funghi fatti li teniamo da una parte. Andiamo a tagliare la pancetta, la tagliamo a cubettini piccoli. Cambio anche coltello che è meglio. Facciamo sfumare piano piano e gli facciamo rilasciare tutto il grasso sotto. Dopo, quindi senza andare ad aggiungere altri grassi, useremo questo grasso qua per cuocere i nostri funghi. E anche questa è fatta e la teniamo qua da una parte. Ora andiamo a fare il peperoni. Togliamo solo il picciolo, li lasciamo tutti belli tondi così. Poi tagliamo la cipolla. La tagliamo fine a julienne, basta così, e mettiamo anche questa qua da una parte. Tagliamo i peperoni a rondelle così e li mettiamo nel piatto con la cipolla, e in ultimo tagliamo i pomodori datterini e li tagliamo in 4 così. Tutto tagliato, tutto pronto, passiamo ai fornelli. Prima di tutto mettiamo giù la pancetta, facciamo venire fuori tutto il grasso, mettiamo la fiamma non troppo alta, comincia a sciogliersi piano piano il grasso, dopo qualche minuto vedete si comincia a sciogliere un po' ed arrostirsi. Controlliamo anche i nostri funghi che hanno fatto l'acquetta, la cottura procede bene, piano piano, che rimangono belli interi, lasciamoli qua, continuare a cuocere. Anche questo lasciamo qua che si scioglie piano piano e aspettiamo. Per fare da mangiare buono ci vuole il giusto tempo, non bisogna mai essere frettolosi. La pancetta si è rosolata, la possiamo lasciare ancora di più. I funghi sono pronti, spegniamo e li teniamo qua da una parte. Nella stessa padella riaccendiamo poco olio perché c'è ancora sotto dei funghi e andiamo a sfumare la cipolla. La nostra pancetta si è rosolata e quindi andiamo ad aggiungere i funghi. Mettiamo un po' di sale, un po' di pepe e copriamo. Facciamo passare la cipolla piano piano, la giriamo di tanto in tanto. Anche questa la potete preparare in anticipo con la cottura sottovuoto e vedete, mentre si cuoce sottovuoto potete andare a preparare tutti quelli che sono i contorni d'accompagnamento. Le guarnizioni devono essere tutte commestibili. La cipolla deve essere appassita ma non bruciata, quindi controllate bene. Io adesso ho alzato leggermente un po' il calore della piastra a induzione e come vedete io nella mia cucina ho sia la piastra a induzione che la piastra a gas. Se volete sapere quali sono le differenze, perché cuocio da una parte per il sapore, per gli ingredienti, come vengono cucinati, fatemelo sapere nei commenti qua sotto, ve lo specifico. La cipolla si è appassita e andiamo ad aggiungere i peperoni. Quando aggiungiamo i peperoni possiamo già aggiungergli il sale, che così cominciano a tirar fuori l'acqua. Un po' di pepe anche qua. Chiudiamo col coperchio, controlliamo i nostri funghi. I funghi hanno buttato fuori l'acquetta e cominciano a cuocersi. I peperoni anche loro hanno cominciato a buttare fuori la loro acquetta, quindi è ora di aggiungere i datterini.
e copriamo. Qua i peperoni hanno cominciato a cuocersi e i pomodori hanno cominciato a rilasciare il sughetto. È ora di aggiungere l'uva sultanina. Giriamo anche qua, chiudiamo e continuiamo la cottura. Abbassiamo un po' la temperatura, 5. Controlliamo i funghi, che a questo punto penso è ora di frullarli, però prima di tutto andiamo a sentire se vanno bene di sale. E un po' indietro, aggiungiamo ancora un po' di sale, giriamo. Non facciamo asciugare del tutto l'acqua, altrimenti col blender non riusciamo ad andare a frullare dopo. Assaggiamo ancora di sale se adesso va bene. Ci siamo, spegniamo il gas. Mettiamo i funghi al bicchiere del blender e andiamo a frullare. Ecco, a questo punto, come vi dicevo prima, gli americani aggiungono un pochettino di panna. Io invece lo vado a blendare così, senza aggiunta di panna. E quindi via col blender. Se vediamo che così che sono un po' troppo, ancora non è venuta bene e c'è poca acqua, e aggiungiamo un po' d'acqua e continuiamo a frullare. Come vedete sono tutti frullati. Andiamo a rimetterli nella pentolina. A mio avviso non c'è bisogno della panna perché i funghi sono già viscosi di loro, fanno da soli la cremina. Questi sono fatti. Copriamo e teniamoli qua da una parte. Andiamo a controllare i peperoni che si stanno cuocendo in maniera perfetta, piano piano. Le verdure a me non piacciono stracotte, mi piacciono che si senta il croccante della verdura, quindi anche questi sono quasi pronti. Assaggiamo anche questi se vanno bene di sale e direi che ci siamo di sale. Teniamoli ancora qua qualche minuto, dopodiché aspettiamo solo il termine della cottura della nostra tagliata, che manca un'ora e un quarto circa. Quindi coi tempi ci siamo giusti. Finita la cottura della carne sottovuoto dobbiamo solo andarla a rosolare. Dopo vedete che tecnica userò, una tecnica nuova mai vista nel canale. Andiamo a fargli il classico taglio a tagliata e andiamo a comporre il piatto. Per questo New York Steak ho deciso di usare questo piatto quadrato nero che evidenzia di più la New York Steak, il contorno di peperoni, i vari elementi di guarnizione. Quindi per voi qualche secondo, per me un'ora e un quarto. A tra poco. Mancano 10 minuti al termine della cottura al runner. Andiamo a cominciare a comporre il piatto. Per prima cosa andiamo a mettere la crema ai funghi e la mettiamo in questo modo, una mezzaluna così, dove li andremo a appoggiare sopra la New York Steak. Ovviamente adesso faccio solo un piatto, ma come ho detto prima ho fatto la ricetta per 4 persone. Finiamo le patate con il rosmarino fresco e le appoggiamo nel piatto da questa parte. Dall'altra parte le andiamo a mettere un po' di peperoni, così facciamo un bel piatto colorato. Un po' di sughetto. Prepariamoci il contenitore per scolarle, la carta per asciugarla e la griglia col piatto sotto per andare a arrostire la carne. Siamo quasi giunti al termine della cottura, mancano pochi secondi. Ecco qua. Come sempre, se andiamo a finire il piatto immediatamente, non mettiamo nell'acqua e ghiaccio per raffreddarlo il più fretta possibile, ma la togliamo e la mettiamo in un contenitore in questo modo e andiamo avanti con la preparazione. Apriamo il sacchetto, lo scalogno lo teniamo qua da una parte con i funghi, la carne la mettiamo nella carta per tamponarla, togliamo le foglie di prezzemolo. In questo caso i sughi della carne non ci servono perché abbiamo fatto la crema ai funghi. La tamponiamo dall'acqua in eccesso, ci prendiamo la nostra griglia, appoggiamo la carne nella griglia e con il cannello la andiamo a arrostire. Accendiamo il cannello e arrostiamo la carne così. Arrostiamo tutto bene, in tutti i lati. Gli facciamo fare la reazione di Maillard con la fiamma viva, come se la stessimo mettendo nel barbecue. Vedete, escono tutti gli zuccheri, si caramellizza sopra.
Poi la rigiriamo e facciamo anche dall'altra parte. Come vedete prende un colore completamente diverso, si sta caramellizzando tutta sopra. A questo punto la mettiamo nel tagliere, la tagliamo, vedete dentro come è rimasta bella rosa. E andiamo a finire il nostro piatto. Un goccino d'olio, gli mettiamo i funghi e appoggiamo lo scalogno, uno da una parte e uno dall'altra, e pezzettini di rosmarino e un po' di sale a fiocchi. Ed ecco qua il nostro piatto finito. È arrivato il momento dell'assaggio. Gustosa, veramente molto buona. Assaggio un altro pezzo più centrale. Funghi e rosmarino, un'esplosione di gusti, meravigliosa, buonissima. La patata e piatti chiari e amicizia lunga.